Oggi puoi mettere alla prova il tuo italiano con un quiz avanzato nuovo di zecca, livello C1. Se conosci le 12 regole grammaticali di cui parleremo oggi, il tuo italiano è davvero eccezionale. Ciao, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuto o benvenuta sul mio canale, dove pubblico lezioni ed esercizi per aiutarti a migliorare il tuo italiano, video dopo video. Ma cominciamo a bomba il nostro esercizio. Completa le seguenti frasi nel modo corretto. Numero 1. Dove collocheresti l'aggettivo scritte nella frase seguente? Prima del sostantivo? Dopo? O entrambe le soluzioni sono corrette? Le prime testimonianze della letteratura italiana risalgono al Medioevo. Ti do 7 secondi di tempo per pensarci, Le prime scritte testimonianze? Le prime testimonianze scritte? O entrambe le soluzioni? Pensaci, ferma il video se hai bisogno di più tempo. La soluzione è: le prime testimonianze scritte della letteratura italiana risalgono al Medioevo. Scritte in questo caso è un aggettivo, ma è anche il participio passato di un verbo, scrivere. Quindi gli aggettivi, che sono anche participio passato di un verbo, in italiano si trovano sempre dopo il sostantivo. Non possiamo dire le prime scritte testimonianze, no, le prime testimonianze scritte. Numero 2. Coniuga correttamente il verbo tra parentesi. Ancora mi chiedo perché il professore di letteratura non trattare la vita e le opere di Dante durante la lezione di ieri. Ancora mi chiedo perché. 7 secondi. Qui in realtà abbiamo 2 possibilità. Cominciamo con la più elegante. Ancora mi chiedo perché il professore di letteratura non abbia trattato la vita e le opere di Dante durante la lezione di ieri. Ho usato un congiuntivo passato. Il congiuntivo perché c'è incertezza qua. Mi chiedo perché. E il congiuntivo è passato perché la lezione era ieri. Adesso mi chiedo perché non abbia trattato la vita e le opere di Dante ieri. In realtà, qui siamo di fronte a un'interrogativa indiretta, una domanda posta indirettamente. Ancora mi chiedo perché. E quindi in questo caso potremmo usare anche il passato prossimo, l'indicativo. Mi chiedo perché il professore non ha trattato la vita e le opere di Dante. È accettato, è corretto, ma il congiuntivo nelle interrogative indirette, come questa, è sicuramente più elegante, più bello anche da sentire, ma è un'opinione mia questa. 3. Scegli la forma corretta del verbo. Parliamo sempre di letteratura, forse l'hai già capito. Virgilio disse a Dante che presto lo a Jacopo da Lentini, il caposcuola dei rimatori della scuola siciliana. Presenterebbe, avrebbe presentato o presenti. Virgilio disse. 7 secondi. Virgilio disse a Dante che presto lo avrebbe presentato a Jacopo da Lentini. Qui abbiamo 2 azioni. La prima azione, Virgilio disse, e poi abbiamo un'azione successiva. Virgilio disse che poco dopo, presto, lo avrebbe presentato a Jacopo da Lentini.
Quindi usiamo il condizionale composto, avrebbe presentato, per indicare un'azione che è successiva a un'altra azione nel passato. Disse che poi avrebbe presentato Dante a Jacopo da Lentini. È il famoso futuro nel passato. Come sta andando? Alcuni argomenti grammaticali sono belli tosti, lo so. Proprio per questo io sono qui per te e ho preparato un favoloso documento PDF che include il contenuto di questa lezione, tutto spiegato in modo chiaro e ordinato, e insieme a questo documento riceverai anche degli esercizi interattivi per mettere in pratica tutto quello che imparerai. Clicca sul link che trovi nella descrizione o inquadra col tuo telefono questo codice, inserisci il tuo nome e il tuo indirizzo email e riceverai tutto direttamente nella tua casella di posta in pochi minuti. Prossima frase. Completa la frase con la forma corretta del verbo volere. Coniuga il verbo volere nel modo e tempo corretti. È comprensibile che Francesco Petrarca trascorrere gli ultimi anni della propria vita in solitudine. Come inseriresti il verbo volere qui? Come lo coniugheresti? Ti ricordo che Francesco Petrarca è vissuto nel 1300, quindi è morto da diversi secoli. In questo caso abbiamo due possibilità di risposta. Vediamo la prima. È comprensibile che Francesco Petrarca abbia voluto trascorrere gli ultimi anni della propria vita in solitudine. Usiamo il congiuntivo perché abbiamo un'espressione impersonale, formata dal verbo essere più un aggettivo nella frase principale. È comprensibile. È un caso del congiuntivo. E ho usato il congiuntivo passato perché vediamo gli ultimi anni della vita di Petrarca come un periodo definito e concluso nel passato. Il congiuntivo passato ha un uso parallelo al passato prossimo nell'indicativo. Ma in questo caso abbiamo un'altra possibilità. È comprensibile che Francesco Petrarca volesse trascorrere gli ultimi anni della propria vita in solitudine. In questo caso ho usato il congiuntivo imperfetto perché sto osservando quegli anni nel loro svolgimento. Durante i suoi ultimi anni è comprensibile che Francesco Petrarca volesse stare da solo. Il congiuntivo imperfetto invece è parallelo all'indicativo imperfetto, indica qualcosa nel suo svolgimento, quindi dipende da come osserviamo quel periodo. Concluso? Congiuntivo passato. Nel suo svolgimento, durante quegli anni, congiuntivo imperfetto, ma il significato non cambia. Prossima. Scegli la forma corretta del verbo. Periodo ipotetico. Se tu avessi studiato meglio la letteratura a scuola, durante il quiz di ieri, che Ludovico Ariosto ha scritto l'Orlando Furioso, non l'Orlando Innamorato. L'Orlando Innamorato è di Boiardo. Ti ricordassi, ti ricorderesti, ti saresti ricordato, ti eri ricordato. 7 secondi. Qui siamo di fronte a un periodo ipotetico del terzo tipo. È un'ipotesi che si riferisce al passato, un passato che ovviamente non possiamo cambiare. E abbiamo il se seguito dal congiuntivo trapassato e poi il condizionale composto nella conseguenza. Se avessi studiato meglio la letteratura a scuola, durante il quiz di ieri ti saresti ricordato che Ludovico Ariosto ha scritto l'Orlando Furioso.
Ti saresti ricordato è il condizionale passato di ricordarsi. I periodi ipotetici possono essere complicati, ma diversi anni fa ho fatto e pubblicato su questo canale dei video che trattano proprio questo argomento. Sono vecchi, ma sono completi, quindi puoi andarli a vedere qui. Procediamo con il nostro esercizio. Oh, scegli i pronomi corretti per completare questa frase. Ti consiglio vivamente di leggere l'ultimo libro di Gramellini. È talmente bello che legge tutto d'un fiato. Tutto d'un fiato è una locuzione avverbiale che significa senza sosta, senza fermarsi. Se ne, se lo si, ne si, pensaci per 7 secondi. È talmente bello che lo si legge tutto d'un fiato. Lo si legge. Qui abbiamo il verbo leggere nella forma impersonale con il si impersonale. Questo libro si legge. mm? Ricordi la forma impersonale? E lo sostituisce il libro, che si trova prima del si impersonale. Lo si legge tutto d'un fiato. Scegli la forma corretta del verbo. Bisognerebbe che la scuola di più per avvicinare i ragazzi alla letteratura di ogni epoca. Invece la situazione sembra peggiorare anno dopo anno. Bisognerebbe che la scuola si impegnasse, si impegni, si sarebbe impegnata, si fosse impegnata. Chissà se ti ho fregato con questa frase. Vuoi la soluzione? Va bene, te la do. Bisognerebbe che la scuola si impegnasse di più per avvicinare i ragazzi alla letteratura di ogni epoca, e invece la situazione peggiora anno dopo anno. Prima domanda: perché serve il congiuntivo in questa frase? Perché abbiamo un verbo impersonale, bisogna, non c'è una persona. Chi è che bisogna? Bisogna. È un verbo impersonale che richiede sempre il congiuntivo nella subordinata dopo. Ma perché ho usato il congiuntivo imperfetto? Perché qui sto parlando di un momento presente. Adesso la scuola dovrebbe avvicinare i ragazzi e invece la situazione peggiora anno dopo anno. Sto parlando del presente. Quando nella principale c'è un verbo al condizionale, come in questo caso, e questo verbo richiede il congiuntivo dopo, il verbo al congiuntivo nella subordinata sarà imperfetto se l'azione è contemporanea o successiva, trapassato se è precedente. In questo caso abbiamo contemporaneità. Adesso bisognerebbe, condizionale, che la scuola si impegnasse di più per avvicinare i ragazzi alla letteratura di ogni epoca. Questo è un argomento che sarà trattato nel nostro corso a tutto italiano C1, che sarà pronto fra pochi mesi, direi qualche mese, no, dai, qualche settimana, ma farò anche un video che tratta questo argomento molto presto. Hai ancora dei dubbi su quanto hai visto finora? Non ti preoccupare, perché nel documento PDF spiego tutto nel dettaglio. Puoi riceverlo cliccando sul link che trovi nella descrizione di questo video o inquadrando questo codice con il tuo telefono. Completa la frase con la forma passiva del verbo ritrovare. E parliamo ancora di Ludovico Ariosto. Nell'opera di Ariosto, L'Orlando Furioso, Astolfo si reca sulla luna, va sulla luna, affinché la ragione di Orlando ritrovare. Qui ci serve la forma passiva del verbo ritrovare.
Ti do la soluzione, eh? La prima soluzione, perché ce n'è anche un'altra. Astolfo si reca sulla Luna affinché la ragione di Orlando sia ritrovata. La forma passiva classica si forma con il verbo essere più il participio passato del verbo, in questo caso ritrovare. Il verbo essere della forma passiva è al congiuntivo presente perché abbiamo una congiunzione finale affinché e le congiunzioni finali richiedono sempre il congiuntivo. Presente in questo caso perché la frase è al presente. Astolfo si reca sulla Luna affinché la ragione di Orlando sia ritrovata e il participio passato si accorda con la ragione di Orlando, che è il soggetto della forma passiva. Esiste anche un'alternativa con il verbo venire al posto di essere. Quindi si reca sulla Luna affinché la ragione di Orlando venga ritrovata. Sono entrambe equivalenti in questo caso, trasmettono lo stesso messaggio, anche se in alcuni casi le due forme possono trasmettere un significato un po' diverso, ma parlo della forma passiva nei video che trovi qui su. Mm? Prossimo. Torniamo a parlare del sì impersonale. Scegli la forma corretta del verbo per completare questa frase. Se a teatro per assistere alla rappresentazione dell'Orlando Furioso, si è capito perché l'opera sia diventata così importante. Si è andato o si è andati? 7 secondi. La vuoi la risposta? Te la do? Se si è andati a teatro per assistere alla rappresentazione dell'Orlando Furioso, si è capito perché l'opera sia diventata così importante. Qui abbiamo tutti i verbi alla terza persona perché sono accompagnati dal sì impersonale, che quindi non indica una persona specifica, è impersonale e quindi i verbi sono sempre alla terza persona. Si è capito. Terza persona singolare del verbo capire al passato prossimo. E poi all'inizio della frase invece abbiamo il verbo andare al passato prossimo, alla terza persona singolare perché c'è il sì impersonale, ma il participio passato è plurale. Questo succede perché il verbo andare è un verbo che nei tempi composti, come il passato prossimo, richiede l'ausiliare essere. E tutti questi verbi che richiedono l'ausiliare essere nei tempi composti, nella forma impersonale hanno il participio passato plurale. La stessa cosa sarebbe con il verbo essere. Se si è stati a teatro per assistere alla rappresentazione, si è capito che questa era una chicca, ma soprattutto qualcosa di difficile, me ne rendo conto. Ho fatto una serie di video anche sul sì impersonale dove parlo di questo caso specifico. Trovi i link qui. Spero che YouTube mi permetta di inserire così tanti link durante il video, ma metterò anche i link nella descrizione qui sotto nel video, così sarà più facile per te individuare le lezioni corrette nel mio canale. Procediamo. Completa la frase con la forma corretta del verbo trascorrere. Trascorrere significa passare e si riferisce a un periodo di tempo, passare delle giornate, degli anni e così via. Che Ludovico Ariosto, la maggior parte della sua vita a Ferrara, lo sanno tutti. Inserisci il verbo trascorrere nel modo e nel tempo corretti qui. Che Ludovico Ariosto abbia trascorso la maggior parte della sua vita a Ferrara, lo sanno tutti. Qui ho usato un congiuntivo passato. Passato perché Ludovico Ariosto
Ha trascorso la maggior parte della sua vita a Ferrara, nel passato, è chiuso. Ma perché congiuntivo? Qui siamo di fronte a una dislocazione di frase. La dislocazione è uno spostamento di un elemento o di una frase. In questo caso la forma standard della frase sarebbe: sanno tutti, principale, che Ludovico Ariosto ha trascorso la maggior parte della sua vita a Ferrara. In questo caso ho preso la subordinata introdotta da che e l'ho spostata, dislocata all'inizio della frase. E quando un'intera frase viene dislocata all'inizio, il verbo è al congiuntivo e nella frase principale che si trova dopo, l'intera informazione è ripresa dal pronome lo. Questo lo sostituisce tutta l'informazione, che l'Ariosto abbia trascorso la maggior parte della vita a Ferrara. Quindi quando abbiamo una frase principale più una subordinata introdotta dal che, possiamo dislocare questa subordinata all'inizio, mettere il verbo al congiuntivo e poi riprendere tutta l'informazione spostata con il pronome lo e il resto della proposizione principale. Sanno tutti. È obbligatorio questo pronome ed è sempre il pronome maschile singolare lo, che è il pronome che si usa quando vogliamo sostituire un'informazione, una frase che abbiamo detto prima. Ma ne parleremo anche di questa. Continuiamo il nostro quiz, che secondo me è abbastanza difficile. Parliamo di pronomi di nuovo. Completa la frase con il pronome relativo corretto. Il romanzo intreccia 3 voci narranti e continui salti temporali. Passato, futuro, presente, presente, futuro, passato. Il obbliga il lettore a ricostruire attivamente la trama. Il romanzo intreccia 3 voci narranti, continui salti temporali, il che obbliga il lettore a ricostruire attivamente la trama. Il che. Il che serve è invariabile prima di tutto, non esiste la che, i che, è sempre il che e serve proprio per riprendere un'informazione che abbiamo detto prima e collegarla alla proposizione successiva. Potremmo sostituire il che con e questo. Il romanzo intreccia 3 voci narranti e continui salti temporali e questa cosa che ho appena detto, obbliga il lettore a ricostruire attivamente la trama. Il che è più formale, rende la frase sicuramente più fluida. Potremmo però anche dire qualcosa come: il romanzo intreccia 3 voci narranti e continui salti temporali e questa cosa obbliga il lettore a ricostruire attivamente la trama. Il che però è più veloce, più fluido, più rapido. Conoscevi questo uso di il che in italiano? Abbiamo l'ultima. Inserisci le parole nel punto giusto. La storia è diversa da come la ricordi, sai? Hai bisogno di un ripasso, secondo me. Dove mettiamo ben e dove mettiamo bel? Qui. La storia è ben diversa da come te la ricordi, sai? Hai bisogno di un bel ripasso, secondo me. Qui abbiamo l'avverbio bene e l'aggettivo bello che hanno la funzione di rafforzativi, servono solo a rafforzare qualcos'altro, un altro aggettivo o un altro sostantivo. Ben, prima di un aggettivo, significa molto. La storia è
ben diversa da come la ricordi, molto diversa. Bel, prima di un sostantivo, ha proprio la funzione di rafforzativo e potremmo sostituirlo con grande. Hai bisogno di un grande ripasso, un bel ripasso. Vorrei mangiare un bel gelato oggi. Bel ripasso, bel gelato. O vorrei fare una bella passeggiata, significa una lunga passeggiata. Vedi come rafforza un sostantivo, una bella passeggiata, un bel ripasso. Farò un video anche su questo, fammi sapere se conoscevi questa regola. Bene, secondo me questo è l'esercizio più difficile che io abbia mai pubblicato su questo canale. Mi confermi la cosa, se mi segui da un po'? Fammi sapere quanto difficile hai trovato questo esercizio. E se era difficile, io l'ho anticipato. All'inizio del video ho detto che è un video molto avanzato, di livello C1 e qualcosina anche un po' di più. Quindi io ti avevo avvertito, ma non ti preoccupare perché nel documento PDF che puoi scaricare inserirò tutte le spiegazioni, riceverai anche degli esercizi e qui di fianco troverai anche i video, alcuni dei video che ho menzionato durante questa lezione, così saprai dove trovare le spiegazioni per alcune regole grammaticali che non ti erano chiare durante questo video. Grazie mille per la tua attenzione e perdona la difficoltà di questo video. A presto, ciao!